persone di tutte le età che si riuniscono nelle strade, nei cimiteri, nelle piazze per partecipare ai festeggiamenti, e vestirsi da scheletri è parte del divertimento, e le persone si riversano nelle strade con volti dipinti artisticamente, cioè veramente bellissimi. E al centro di questa festa, di questa celebrazione, c'è un altare che è detto, no, non è detto, è noto come ofrenda, che viene allestito nelle case, nei cimiteri e nelle piazze. Poso un attimo la collanina che è molto rumorosa e mi distrae, e gioco un po' con i braccialetti. E questi però non sono altari per l'adorazione, ma rappresentano la connessione tra la vita e la morte, con offerte come acqua, cibo, foto di famiglia e candele in onore dei defunti. Anche io infatti ho voluto accendere la mia candelina, e ogni elemento ha un significato specifico, contribuendo a creare un'atmosfera sacra. E i calaveras o teschi sono un simbolo centrale del giorno dei morti, e non solo come immagini decorative, ma come richiamo proprio a celebrare la vita e la mortalità, abbracciando la morte come un passaggio naturale e vivendo ogni momento come gioia. Ma parliamo della calavera Catrina, che è una figura iconica del Dia de los Muertos, e è ispirata alla dea azteca Mictecacihuatl. Non so se sono riuscita a pronunciarlo in modo umano, e rappresenta l'uguaglianza di fronte alla morte. E questa figura è stata resa celebre dall'artista José Guadalupe Posada. Se vi interessa avere più notizie in merito a Catrina, potete tranquillamente cercare notizie su Google Tesori, che ormai si trova veramente di tutto, quindi basta cercare se si è curiosi. Anche il cibo gioca un ruolo significativo, e gli spiriti che ritornano sono considerati affamati, assetati, quindi vengono offerti loro il pan de muertos, che è un dolce tipico decorato con simboli della morte, e le calaveras dolci, che sono caramelle a forma di teschio. E le celebrazioni del giorno dei morti variano a seconda della cultura preesistente nella regione in cui viene festeggiato, e ci sono alcune festività più solenni, altre più festose. Da noi in Italia il giorno dei morti è il 2 novembre, e in Italia la comunità messicana celebra il Dia de los Muertos con eventi organizzati in varie città. Quindi devo dire che come è successo per Halloween, che ha preso molto campo anche qui da noi, seppur non essendo una festa tipica italiana, io spero che prenda campo anche questa festa dell'America Latina, perché sinceramente mi piace molto 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 di più di Halloween. La trovo più bella come concetto, più bella come anche come colori, come modo di fare. E è vero che in America Latina magari